Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Actos durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Actos? Actos è un farmaco a base del principio attivo pioglitazone cloridrato, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico tiazolidinedioni. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals S.r.l. Actos può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Actos 30 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Kepla Pharmaarzneimittel GmbH. Concessionario Havas Pharmaceuticals S.r.l. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo pioglitazone cloridrato. Gruppo terapeutico ipoglicemizzanti orali. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni. Pioglitazone è indicato come trattamento di seconda o terza linea per il diabete mellito di tipo 2, come esposto qui di seguito. In monoterapia in pazienti adulti, in particolare pazienti in sovrappeso, non adeguatamente controllati dalla dieta e dall'esercizio fisico per i quali il trattamento con metformina è inappropriato a causa di controindicazioni o intolleranza. In duplice terapia orale in associazione con metformina, in pazienti adulti, in particolare pazienti in sovrappeso, con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia con metformina. Una sulfonilurea, solo in pazienti adulti che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata, con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia con una sulfonilurea. In triplice terapia orale in associazione con metformina e una sulfonilurea, in pazienti adulti, in particolare pazienti in sovrappeso, con insufficiente controllo glicemico nonostante la duplice terapia orale. Pioglitazone è anche indicato in associazione con insulina nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 che non raggiungono un sufficiente controllo glicemico con insulina, per i quali l'uso di metformina è inappropriato a causa di controindicazioni o intolleranza. Vedere paragrafo 4. Dopo l'inizio della terapia con pioglitazone, i pazienti devono essere rivalutati dopo 3-6 mesi per verificare l'adeguatezza della risposta al trattamento, ad esempio, la riduzione della emoglobina glicata HbA1c. Nei pazienti che non rispondono adeguatamente, il trattamento con pioglitazone deve essere interrotto. Alla luce dei potenziali rischi di una terapia prolungata, i prescrittori devono confermare, in occasione delle visite successive, che i benefici del trattamento con pioglitazone siano mantenuti. Vedere paragrafo 4. Posologia. Il trattamento con pioglitazone può essere iniziato con una dose iniziale di 15 mg o 30 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata gradualmente fino a 45 mg una volta al giorno. In associazione con insulina, la dose in uso di insulina può essere mantenuta all'inizio del trattamento con pioglitazone. Se i pazienti riferiscono ipoglicemia, la dose di insulina deve essere ridotta. Popolazioni speciali. Anziani. Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti anziani. Vedere paragrafo 5.2. I medici devono iniziare il trattamento con la dose più bassa disponibile ed aumentarla gradualmente, in particolare quando pioglitazone viene utilizzato in associazione con insulina. Vedere paragrafo 4. Ritenzione idrica e insufficienza cardiaca. Insufficienza renale. Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti con funzionalità renale compromessa. Clearance della creatinina 4 ml/min. Vedere paragrafo 5.2. Non sono disponibili informazioni su pazienti in dialisi, pertanto in tali pazienti pioglitazone non deve essere usato.
Insufficienza epatica. Pioglitazone non deve essere usato in pazienti con insufficienza epatica, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Actos nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Le compresse di pioglitazone vengono assunte per via orale una volta al giorno con o senza cibo. Le compresse devono essere inghiottite con un bicchiere d'acqua. Controindicazioni. Pioglitazone ha controindicato in pazienti con ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Insufficienza cardiaca o storia di insufficienza cardiaca, NIA stadi da HIV, insufficienza epatica, chetoacidosi diabetica, carcinoma della vescica in fase attiva o anamnesi positiva per carcinoma della vescica, ematuria macroscopica di natura non accertata, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, ritenzione idrica e insufficienza cardiaca. Pioglitazone può causare ritenzione idrica che può esacerbare o precipitare una insufficienza cardiaca. Quando vengono trattati pazienti che presentano almeno un fattore di rischio per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi di interazione hanno dimostrato che pioglitazone non ha alcun effetto rilevante NA copyright sulla farmacocinetica NA copyright sulla farmacodinamica di digossina, varfarin, fenprocumone e metformina. La cosomministrazione di pioglitazone con sulfoniluree, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Actos durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Actos durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati adeguati sull'uomo per determinare la sicurezza di pioglitazone durante la gravidanza. Studi condotti sull'animale con pioglitazone hanno evidenziato un rallentamento dello sviluppo del feto. Questa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Actos non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, i pazienti che presentano disturbi visivi devono essere prudenti quando guidano o usano macchinari. Effetti indesiderati. Elenco tabellare delle reazioni avverse. Le reazioni avverse riportate in misura maggiore, 0,5%, rispetto al placebo e in più di un caso isolato in pazienti che ricevevano pioglitazone vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici i pazienti hanno assunto pioglitazone ad una dose più alta della dose massima raccomandata di 45 mg al giorno. La dose massima riportata di 120 mg/die per 4 giorni e successivamente 180 mg/die per 7 giorni non è stata associata ad alcun sintomo. Si può verificare ipoglicemia in combinazione con sulfoniluree o insulina. In caso di sovradosaggio devono essere prese misure sintomatiche e di supporto generale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci usati nel diabete, farmaci che riducono il glucosio ematico, escluse le insuline. Codice ATC. A10BG03. Gli effetti di pioglitazone possono essere mediati da una riduzione dell'insulino resistenza. Pioglitazone, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo la somministrazione orale, pioglitazone viene assorbito rapidamente e i picchi delle concentrazioni plasmatiche di pioglitazone immodificato generalmente si ottengono a 2 ore dalla somministrazione. Aumenti proporzionali della concentrazione, dati preclinici di sicurezza. In studi tossicologici, l'espansione del volume plasmatico con emodiluizione, anemia e ipertrofia cardiaca eccentrica reversibile si è manifestata in maniera costante dopo somministrazioni ripetute in topi, ratti, cani e scimmie. Elenco degli eccipienti: carmellosa calcica, iprolosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Actos a base di pioglitazone cloridrato sono
Actos, Piolitazone Accord, Piolitazone Aurobindo, Piolitazone Doc Generici, Piolitazone Milan, Piolitazone Sandoz, Piolitazone Technigen, Piolitazone Zentiva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.